Un buongiorno e una buona domenica qui da Dentro la Storia. Oggi parliamo di qualcosa di estremamente delicato, un qualcosa che merita sempre un momento di attenzione e di riflessione. Oggi è il 26 di gennaio, domani data centrale 27, domani sarà la giornata della memoria. La ricordiamo perché 80 anni fa, in queste ore, l'Armata Rossa si stava avvicinando al villaggio polacco di Oswiecim, Auschwitz in tedesco. Di lì a poco le avanguardie dell'Armata Rossa avrebbero liberato il campo di sterminio più famoso e più grande del mondo. Non è stato il primo caso di campo liberato, né il primo caso di scoperta degli orrori dello sterminio nazista. I sovietici qualche mese prima avevano già liberato il campo di Majdanek e avevano raggiunto le zone in cui si trovavano i campi smantellati di Belzec, di Sobibor, di Treblinka. Ecco, campi smantellati. Vi siete mai chiesti il perché? Vi siete mai chiesti il motivo per cui i nazisti hanno cercato di nascondere e di negare ciò che era avvenuto? Vi siete mai domandati per quale motivo dietro di loro i nazisti abbiano fatto saltare in aria le camere a gas o le abbiano proprio smantellate completamente, abbiano recuperato diversi cadaveri dalle fosse comuni cercando di distruggerli con la calceviva o col fuoco? Non vi siete mai chiesti? Perché quell'orrore, l'orrore dello sterminio, l'orrore della Shoah, era troppo grande per essere raccontato. I nazisti avevano un piano folle, il piano di creare una nuova razza umana, eliminando tutto ciò che poteva essere di ostacolo sul loro percorso, per motivi etnici e religiosi, ma anche per motivi semplicemente sociali. Chi sono state le vittime dell'Olocausto? Circa 6 milioni di ebrei, ma non solo. A quella cifra bisogna aggiungere circa 4 milioni tra ucraini, bielorussi e russi, circa 2 milioni di polacchi, mezzo milione di rom e sinti. E poi ancora altre vittime che potevano essere di carattere militare, alti ufficiali catturati e uccisi, ma anche vittime comuni. Potevano essere persone ritenute nemiche dello Stato solo in funzione di una caratteristica specifica dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico o dal punto di vista sanitario. Quindi le persone con handicap di vario tipo, quindi gli omosessuali, quindi chiunque fosse un pericolo potenziale per la dittatura nazista. Pastori protestanti che nei loro sermoni si pronunciavano contro la follia nazista, politici moderati, socialisti, che per loro stessa natura erano oppositori del regime, persone qualunque, studenti, giornalisti, piccoli borghesi, persone che per essersi pronunciate contro la dittatura, per aver scritto qualcosa contro la dittatura o per appartenere a determinate categorie, pensiamo a quella ad esempio dei massoni o dei testimoni di Geova, rappresentavano un pericolo secondo la visione folle del nazismo. Con il 27 di gennaio, domani saranno esattamente 80 anni, noi non celebriamo esattamente qualcosa, ma ricordiamo, portiamo avanti la memoria di ciò che è avvenuto affinché questa memoria non venga dispersa, non venga artefatta, manipolata, non venga utilizzata per altri scopi o non venga semplicemente negata. La vera tragedia, 80 anni dopo, non è solo ciò che è avvenuto, è il fatto che in questi 80 anni, col fatto che molti dei testimoni diretti non ci sono più, ebbene, questa memoria a volte viene cambiata, viene artefatta o addirittura viene censurata. Questa memoria di un fatto storico abnorme, di un fatto storico mostruoso, un fatto storico che ricorda un momento in cui una piccola parte del genere umano ha negato la propria umanità, l'ha rinnegata, ha deciso di dividere l'umanità in categorie, quelle da preservare, esaltare e quelle da annientare. Ecco, questo momento storico, che andrebbe compreso, è stato a volte mitizzato, a volte mistificato, a volte ritenuto esagerato, a volte addirittura inventato di sana pianta. C'è chi lo ha addirittura esaltato nel senso di volerlo ripetere, di voler innalzare a metaforici altari gli autori degli stermini. E chi pensa che oggi, in un modo o nell'altro, in direzione di un'etnia, di un popolo, di una categoria, si possa comunque replicare, se non nel modo pedissequo, cioè con i rastrellamenti, i ghetti, i campi di concentramento, i campi di sterminio, l'uso del gas, comunque in una maniera simile. Ci si dimentica purtroppo che in ognuna di queste attività ci sono carnefici e vittime. Ci si dimentica che passare dall'una all'altra categoria, da carnefice a vittima, può essere
anche solo il capriccio della storia. Ci si dimentica che essere perseguitati ed essere persecutori non sono degli elementi di cui menar vanto, né da un lato né dall'altro. Fanno solo parte di una tragedia, la tragedia umana, che per certi versi ricorda l'antica tragedia greca, solo che la tragedia greca aveva un fine ultimo, un fine istruttivo, anche politico se vogliamo, ma era un fine di divulgazione rivolto alla massa affinché la massa stessa potesse imparare qualcosa e fare autocritica. L'autocritica è ciò che manca alla società contemporanea. Si fa fatica a voler a volte comprendere e analizzare i propri errori, figurarsi a comprendere e analizzare gli errori commessi da un'intera casta o da una nazione. Un altro errore che si compie facilmente è quello dell'identificazione indiscriminata. Si è vittime per forza perché si rientra in una nazione o in un concetto religioso. E peggio ancora, si è carnefici se si è connazionali, compaesani o se si parla la stessa lingua di chi ha compiuto quei massacri. Non esiste la colpa collettiva. Lo scrisse anche Hannah Arendt in quel bellissimo libro che è La banalità del male. Hannah Arendt, seguendo il processo ad Adolf Eichmann, a proposito, trovate la storia di Adolf Eichmann in un video qui nel canale, osservò appunto la banalità del male. Il fatto che questo carnefice, che era stato idealizzato attraverso la pubblicistica, attraverso i libri, la stampa, anche le fotografie, una volta apparso nel gabbione, sembrava una persona qualsiasi, un mezze maniche come tanti altri, non tanto differente dalla persona qualsiasi che avremmo potuto incrociare lungo un marciapiedi, magari aspettando l'autobus, oppure in fila al supermercato. La banalità del male è questo, il fatto che non esista l'essere soprannaturale, riconoscibile ictu oculi, cioè a colpo d'occhio, come un mostro. Il mostro è sempre dentro di noi, a volte spinge per uscire, per portare allo scoperto la parte più bestiale di noi stessi. E allora spetta a noi tenere il mostro sotto controllo, spetta a noi sconfiggere questo mostro, spetta a noi, studiando, capendo, analizzando ciò che è accaduto, perché il mostro è uscito non da noi ma da nostri simili, per quale motivo quel mostro sia stato lasciato libero di agire e perché ancora oggi c'è qualcuno che quel mostro vorrebbe riportarlo alla luce, alimentarlo, lasciarlo libero di agire. La mostruosità di uno sterminio come quello nazista, ma come tanti altri stermini, perché la storia umana purtroppo è fatta anche di stermini, sta proprio in questo, nella negazione stessa dell'umanità. Quando ci rechiamo in visita nei campi di concentramento, nei campi di sterminio, che non sono delle attrazioni turistiche, non è il paese dei balocchi, non è il Luna Park. Dicevo, quando entriamo in questi luoghi e percepiamo nell'aria qualcosa di diverso, qualcosa di greve, di pesante, qualcosa di opprimente, è perché la memoria di chi lì vi è passato, ha sofferto, è morto o chi è riuscito a stento a sopravvivere, permane ancora e ci ammonisce a non ripetere, a nemmeno pensare di voler ripetere. Quando sento qualcuno dire che Hitler aveva ragione, che Hitler ha fatto troppo poco, o che qualcuno vuole recuperare gli strumenti di Hitler per fare altrettanto sempre allo stesso popolo o ad altri popoli, ecco, questo significa che quelle persone non hanno imparato nulla. La storia serve proprio per imparare chi siamo stati, chi c'era prima di noi, cosa è avvenuto. Da un lato per proseguire in un'opera di progresso, perché l'umanità è sempre in progresso, cerca sempre di progredire, e dall'altro per ridurre al minimo i rischi di tornare indietro, di ripetere ciò che è avvenuto. Non ho auguri particolari da farvi in questa giornata, pensando soprattutto a cosa sarà domani. Ho un auspicio, che prima o poi possiate visitare uno di questi luoghi. Andateci anche da soli, andateci in silenzio e quando vedrete l'arco di Auschwitz, quando passerete il cancello di Dachau o quando entrerete nello slargo della risiera di San Sabba a Trieste, allora lì capirete che quando l'uomo perde la sua umanità, quando l'essere umano rinnega se stesso, allora quello è il vero inferno, quella è la punizione divina, quello è il momento in cui crolla tutto, non c'è più spazio per l'essere umano. C'è spazio solo per la mostruosità al suo interno. Pensateci. E se un giorno vorrete andare in visita a uno di questi luoghi, immaginate come si debbano essere sentiti i soldati dell'Armata Rossa entrando in quei campi, oppure dalla parte opposta, i Tommies inglesi quando entrarono a Bergen-Belsen, quando videro l'orrore. Immaginate questi ragazzi che pensavano di aver già visto la parte più spaventosa della guerra sui campi di battaglia e che dovettero assistere a orrori indicibili. Fatevi queste domande, fate queste riflessioni e allora forse capirete. E mi rivolgo anche a chi oggi
ha responsabilità di governo, a chi deve condurre una nazione. A queste persone io chiedo: siete sicuri? Siete davvero sicuri che il male non stia tornando? Siete davvero sicuri che il mostro sia stato sconfitto? Siete davvero sicuri che nessuno oggi vorrebbe replicare in qualche modo quanto è avvenuto? Non solo in Germania, o in Austria, o in Polonia, o ancora più a est. No, parlo un po' in tutto il mondo. Siete davvero sicuri? Non si può davvero fare nulla? Quando ascoltate le parole di certi combattenti che dicono di voler distruggere interamente una nazione, di voler sterminare una popolazione fino all'ultimo uomo, all'ultima donna, all'ultimo bambino. Siete sicuri che tutto ciò non sia solo una riproposizione di un dramma terribile della storia? Pensateci bene. E pensate soprattutto, se voi, persone comuni o governanti con grande potere, nel vostro intimo, nel vostro quotidiano, nel vostro lavoro, non possiate fare qualcosa. Buona domenica da noi di Dentro la Storia. Buona giornata della memoria per domani. E non dimenticate mai questo: la storia è maestra di vita e la storia fornisce col suo passato le chiavi per leggere la quotidianità oggi e per sempre.